Dunkerque è il nome di una città in Francia, è anche il nome di un film divenuto molto famoso alcuni anni fa, un film che racconta un episodio vero, accaduto dell'ultima guerra mondiale. Certo, un episodio che nella pellicola è stato ricondotto secondo il punto di vista di poche persone, i soldati, coloro civili che parteciparono al salvataggio in mare, qualche comandante. Ma è stato qualcosa di molto di più, Dunkerque. È stato il simbolo di una speranza per gli alleati e di un tremendo errore strategico da parte dell'asse. Si può definire Dunkerque come il primo vero madornale errore commesso da Hitler nel corso della Seconda Guerra Mondiale. Non l'unico, ma sicuramente uno dei peggiori, perché condizionante in senso assoluto e sul lungo termine per quanto riguarda l'andamento della guerra. Viene chiamata la battaglia di Dunkerque, anche se è un termine improprio. Per Dunkerque possiamo parlare di una sacca, di un isolamento, di tentativi di rottura delle posizioni da una parte e dall'altra e di un'enorme evacuazione, l'operazione Dinamo. Come ben sapete, i nostri video trattano argomenti non semplici e spesso possono anche essere non tanto ben visti dall'algoritmo di YouTube. Per poterli realizzare e dare a tutti voi un'informazione completa e esaustiva, in nostro aiuto arrivano i nostri amici e sostenitori di NordVPN. Sapete in che modo? Dandoci la possibilità di navigare in tutta sicurezza e libertà anche al di fuori dei nostri confini, anche oltrepassando quelle barriere virtuali che non permettono un rapido e facile accesso a contenuti che nel nostro paese sono difficilmente rintracciabili. In più, NordVPN garantisce un'assoluta sicurezza di navigazione attraverso degli strumenti dalla Threat Protection, che vi permette di mettervi al riparo dalle questioni di phishing e quindi dalla perdita dei vostri dati online, e con il Dark Web Monitor, che quindi vi evita di finire nel mirino di qualche malintenzionato. In più, NordVPN solo in questi giorni vi offre una grande opportunità attraverso uno sconto esclusivo, 4 mesi extra e 30 giorni di formula. Soddisfatti o rimborsati? Quindi cosa aspettate? Approfittate di questa grande offerta. Siamo tra il maggio e il giugno del 1940. Occorre fare un po' di storia precedente, come si suol dire un riassunto dei capitoli che ci hanno preceduti. Il 10 maggio del 1940 inizia il Fall Gelb, l'invasione da parte della Wehrmacht del Benelux e della Francia, ovviamente la Francia settentrionale. I generali tedeschi hanno studiato a lungo il terreno di scontro e hanno deciso di sorprendere gli alleati dove meno se l'aspettano, calando dalla foresta delle Ardenne, quella foresta che, secondo i calcoli degli alleati, sarebbe impenetrabile per le armate motorizzate e corazzate dell'Oher. Perché? Perché si tratta di una foresta, ma si tratta ancora di più di strade di campagna, viottoli, fossati, insomma tanti ostacoli naturali. I francesi sono convinti che ancora una volta la battaglia si svolgerà altrove e si sono premuniti con quella che diviene nota come la linea Maginot, un enorme prolungamento di fortificazioni che corrono lungo l'Alsazia e la Lorena fino a Metz, fino al confine con il Belgio. Oltre no. Vuoi per mancanza di fondi, vuoi per volontà politica, poiché tutto il Benelux, Lussemburgo, Belgio, Paesi Bassi, si è sempre proclamato neutrale. Certo, va detto che nel corso della Prima Guerra Mondiale la neutralità del Belgio era stata bellamente calpestata dalle armate imperiali tedesche, non quella dei Paesi Bassi, che erano rimasti lontano da tutto, preservati dagli orrori della Grande Guerra. C'era da fidarsi o no dei tedeschi, della volontà di rispettare una dichiarazione di neutralità? Col senno di poi no, non ci si doveva fidare. Ma negli anni 30, quando viene costruita la linea Maginot, si fa ancora affidamento su una dottrina di guerra, almeno a Occidente, che si rivelerà sorpassata. La guerra di posizione, la guerra di trincea, la guerra condotta attraverso le fortificazioni. I francesi hanno speso molto proprio per armare le postazioni fortificate, convinti che basteranno quelle a sbarrare il passo alle armate tedesche. Ne sono forse ancora più convinti perché anche la Germania sul lato opposto ha investito per costruire una linea simile, anche se molto meno potente e sicuramente incompleta, la cosiddetta linea Siegfried, che non è comunque paragonabile alla Maginot.
Si potrebbe quasi dire che la linea Siegfried sia stato un diversivo, un modo per convincere i francesi che la guerra, perché la guerra ci sarebbe stata, si sarebbe combattuta alla vecchia maniera. Così non è, così non sarà. Lo si vede a partire dal 10 maggio del 1940, quando l'operazione Fall Gelb prende le mosse proprio dai Paesi Bassi, che nonostante siano neutrali vengono invasi. L'Olanda resiste pochissimo, appena una settimana. In Olanda, tra l'altro, i tedeschi applicano nuovamente il doppio attacco da terra e dal cielo che si era visto già in Norvegia. Utilizzano i paracadutisti su Amsterdam, sull'Haia, su Rotterdam e poi intervengono in massa con le truppe di terra. In Belgio la resistenza è più accanita, l'esercito belga è meglio composto, è più numeroso e conta anche su alcune fortezze di sbarramento, come quella di Ebenmael, che viene presa però dai cacciatori tedeschi, reparti d'assalto, che con pochi uomini riescono ad aver ragione di guarnigioni molto più numerose. E l'ostacolo delle Ardenne viene superato in maniera brillante grazie all'impiego del genio, non quello di Aladino. I reparti di ingegneri, il genio pontieri, il genio zappatori, colmano i fossati, pianano le strade, migliorano la viabilità. Così, dove teoricamente i carri non potevano passare, i Panzer passano e come? E comincia a dilagare in tutto il Belgio e nelle pianure della Francia settentrionale. È come una lunga lama di scimitarra. Avete presente la spada utilizzata in Medio Oriente e in Nord Africa? Quella spada curva, caratteristica. Ecco, la stessa cosa. Immaginate un'enorme lama di scimitarra che attraversa il Benelux e punta decisa verso la Francia. È molto affilata, ma è anche estremamente sottile. Basterebbe un niente per frantumarla. E in qualche punto la calata della scimitarra deve avvenire in maniera più delicata. Ne sa qualcosa Erwin Rommel, lo abbiamo già incontrato in una monografia a capitoli che trovate nel canale. Lui stesso al comando della cosiddetta divisione Fantasma, una Panzer Division da lui condotta in prima persona. Si scontra con belgi e soprattutto con francesi e affida nuove tecniche di combattimento per affrontare quei nuovi nemici. I francesi hanno commesso un altro grave errore. Hanno sviluppato sì dei mezzi corazzati, molto validi, ma a differenza dei tedeschi, che li hanno raggruppati in divisioni meccanizzate alle cui spalle sciama la fanteria, i francesi hanno disperso le loro forze corazzate in mezzo alle divisioni di fanteria, come una sorta di rinforzo o di appoggio ai fanti stessi. Tattica sbagliata. Se ne accorgono presto i francesi che vengono travolti, se ne accorge anche un allora oscuro colonnello destinato a diventare famoso. Si chiama Charles de Gaulle. In prima persona vede i suoi uomini e i suoi carri travolti dai tedeschi. Lo dice anche ai suoi sottoposti, ma doveva andare di più di carri armati. Non si sono fidati gli alti comandi. De Gaulle rientrerà a Parigi e da lì verrà spedito a Londra in missione diplomatica e trovandosi a Londra nei giorni successivi della resa francese prenderà le redini di quella che si chiamerà la Francia libera. Ma quella è un'altra storia. Arriviamo invece al 26 maggio del 1940. Sono passate poco più di 2 settimane dall'inizio del Fall Gelb. Le armate tedesche hanno inondato completamente i Paesi Bassi, il Lussemburgo, il Belgio e sono dilagate anche in Francia. Hanno lasciato solo una sacca dietro di loro, attorno alla città di Dunkerque, al Pas-de-Calais, nella zona nord-occidentale. Hanno lasciato che le truppe belghe, il grosso dell'esercito francese e anche il corpo di spedizione britannico vi si ammassino. Perché? Perché la strategia tedesca è puntata sulla Mosa, sulla Somme e sulla conquista di Parigi. È il vecchio piano, quello della Grande Guerra. Sfondare al centro per puntare sulla capitale. Pazienza se ci si è lasciati dietro qualcosa. La tattica della Blitzkrieg prevede forti penetrazioni di nuclei corazzati e poi lasciare alla fanteria il compito di ripulire le sacche rimaste. Teoricamente, quindi, Dunkerque potrebbe essere un'ottima occasione per mettere in pratica le teorie della Blitzkrieg. Ma cambia qualcosa? Cambia qualcosa perché Hitler in persona è convinto che Dunkerque sia un obiettivo secondario. Prima di tutto bisogna sfondare, prendere Parigi, costringere la Francia alla resa. Il resto verrà da sé. Ecco che quando i generali von Rundstedt, membro della vecchia guardia prussiana, ma anche Brauchitsch, che continua a insistere assieme ad Halder per intervenire in forze e schiacciare ciò che è rimasto degli eserciti alleati a Dunkerque, ecco che in quel frangente Hitler dice no. Che ci pensi l'aviazione? Che ci pensi la Luftwaffe del feldmaresciallo Hermann Göring? Basterà lei a mettere in ginocchio gli alleati in quella sacca, in attesa di una futura ripulitura, se ce ne sarà bisogno. Perché qualora crollasse la Francia, qualora la
la Francia chiedesse la pace, allora i francesi lì a Dunkerque dovrebbero arrendersi senza nemmeno sparare un colpo. A dirla tutta, i francesi non hanno nessuna voglia, il 26 maggio del 1940, di arrendersi. Anzi, hanno ancora voglia di lottare. E ci provano. Ci provano nonostante perdano Boulogne, perdano Calais, perdano Arras, città fondamentali per riuscire a espandere la zona di controllo. Invece no, vengono respinti sempre di più verso Dunkerque, verso il mare. Heinz Guderian, che è il genio delle truppe corazzate, che ha disegnato in prima persona il Fallgelb, è lì ad osservare le manovre delle sue truppe che marciano spedite, ricacciando il nemico verso il mare. E allora come fare? Cosa fare? Se lo domandano a Parigi, ma a Parigi hanno anche altre domande cui rispondere. Se lo domandano soprattutto a Londra. Quando vedono il British Expeditionary Force al comando del generale John Gort, ormai ridotto all'interno di quel perimetro, con il rischio di essere travolto, di essere distrutto. Gli inglesi sanno che qualora dovessero perdere quelle divisioni mandate sul continente per aiutare i francesi, ecco, sanno che la loro madrepatria, le isole britanniche, sarebbero per metà sguarnite. Certo, c'è la Royal Navy che pattuglia i mari, ma la Royal Navy da sola non potrebbe impedire uno sbarco, soprattutto di paracadutisti. E lo spettro di quello che è avvenuto in Norvegia, di quello che è avvenuto nei Paesi Bassi, è ancora presente. Sono lontani i giorni della battaglia di Creta, quando si vedranno i limiti delle truppe aviotrasportate. Allora diventa imperativo per gli inglesi evacuare, riportare a casa quanti più soldati possibili. Pazienza se si perde l'equipaggiamento. Armi leggere, cannoni, mitragliatrici, anche carri armati si possono sostituire. Certo, costerà molto di più, ma sono rimpiazzabili. Una vita umana no. Rimpiazzare intere divisioni non è pensabile. Per questo motivo si inizia a dare il via a una immensa, enorme, titanica operazione di salvataggio. Viene chiamata Operazione Dinamo e coinvolge navi di tutti i tipi. È un piano in realtà già studiato. Era stato abbozzato già 4 giorni dopo l'inizio dell'invasione tedesca, il 14 maggio. Il 19 maggio, cioè una settimana prima che iniziasse l'assedio di Dunkerque, l'ammiragliato inglese aveva messo in preallarme tutte quante le imbarcazioni e si era cominciato a requisire tutto il possibile, perché la Royal Navy sì, è molto grande, è la prima marina al mondo nel 1940 assieme a quella statunitense, che però è neutrale, ma non può provvedere da sola all'evacuazione, anche perché i fondali non sono adatti alle grosse navi, si incaglierebbero. Bisogna operare con navi piccole e soprattutto veloci, una grande corazzata, e gli inglesi sì ne hanno, ma sono per la maggior parte delle navi della Grande Guerra rimodernate. È lenta, è grossa, è un bersaglio facile per la Luftwaffe. Quindi vengono requisite navi di tutti i tipi. Viene requisito ogni mercantile, ogni peschereccio, ogni dragamine, persino gli Schuit olandesi. Qualunque imbarcazione capace di tenere il mare viene presa e intruppata in una flotta raccogliticcia, molto eterogenea, ma che prende il largo da Dover, salpa e punta dritta verso Dunkerque. Dunkerque, dove inglesi, francesi, belgi si stanno difendendo più non posso. Vedono i tedeschi molto vicini, ma li vedono anche non così determinati ad avanzare e si chiedono il perché. Basterebbe poco, basterebbe una spinta poderosa, una bella spallata e il perimetro crollerebbe e per i difensori non ci sarebbe più niente da fare. È il famoso errore di cui dicevamo, l'errore fatale di Hitler. Hitler, che ritiene prioritario attaccare Parigi, probabilmente ha fatto anche un calcolo che si rivelerà sbagliato. Se ci sarà da trattare la pace con l'Inghilterra, sarà molto meglio farlo evitando una carneficina, piuttosto di sedersi a un tavolo di trattative con centinaia di migliaia di morti sulla coscienza. Già perché a Dunkerque ci sono 420.000 uomini, avete capito bene, 420.000. Quasi 500.000, sono tantissimi. Immaginate come se fosse un enorme formicaio. Ed è così, come formiche, che i soldati alleati cercano la salvezza. Si spingono verso le spiagge, verso il porto. Ogni nave che attracca cerca di raccoglierne il più possibile e ripartire prima che arrivino i bombardieri, prima che arrivino gli Stukas. Una dopo l'altra, le navi arrivano, cercano di schivare le bombe, raccolgono e ripartono. Qualcuna non ce la fa, qualcuna viene colpita e allora altre navi devono prendere il loro posto, altre navi devono intervenire. Sopra Dunkerque è un'enorme battaglia aerea. I tedeschi mitragliano dall'alto, bombardano, spezzonano, ma c'è anche la Royal Air Force che interviene in massa. I comandi superiori della RAF hanno già scelto, non manderanno altri caccia di base del continente, ma utilizzeranno tutti i caccia a disposizione
per coprire l'evacuazione e poi per coprire l'Inghilterra. Dispiace per i francesi, loro compagni d'arme, ma occorre fare una scelta dolorosa ma necessaria. L'evacuazione inizia il 27 maggio e va avanti per giorni e giorni. Certo, non è indolore. Sono ben 226 le imbarcazioni che finiranno a fondo, tra cui 6 cacciatorpediniere, ma si tratta di 226 navi affondate su un totale di quasi 700. Soprattutto, questa operazione titanica, nel giro di una settimana, riporta in Inghilterra quasi tutto il corpo di spedizione britannico e buona parte delle divisioni francesi e belghe che erano rimaste lì sul continente. Quando finalmente i tedeschi decideranno di sfondare a Dunkerque, troveranno ben poco. Certo, non è pochissimo, trovano 34.000 tra francesi, inglesi e belgi, quello che è rimasto a terra, ma il grosso, e ricordiamo erano 420.000, se n'è già bello che è andato. Con quegli uomini si può cominciare a pensare a una riorganizzazione, ma non è semplice, perché effettivamente quelle divisioni frammentate, rabberciate, parzialmente ricostruite sul campo di battaglia vanno riorganizzate e soprattutto vanno riarmate. A Dunkerque gli anglo-francesi hanno lasciato un piccolo tesoro quanto a veicoli, fusti di benzina, munizioni, proiettili, pezzi di artiglieria, carri armati. I tedeschi mettono le mani su tutto questo. Chiaro, è prezioso per loro per rimpolpare parte dei propri ranghi, soprattutto per quanto riguarda il materiale. La lama di scimitarra è usurata, ha dovuto combattere. Non è stata esattamente una passeggiata o una parata, quella iniziata il 10 maggio e conclusa a giugno con l'ingresso a Parigi. Parte di quelle armi entra a far parte dell'Oher, soprattutto nelle divisioni di riserva, ma c'è anche un aspetto da non sottovalutare e da non dimenticare nel corso della battaglia di Dunkerque. È un episodio bruttissimo che però già a presagire quello che avverrà nei mesi e negli anni successivi. Si verifica il 27 maggio del 1940 in un villaggio dal nome idilliaco, si chiama Le Paradis, il paradiso, ma quel paradiso diventa un inferno. Il 27 maggio del 1940 a Le Paradis c'è un contingente britannico, soldati del Royal Norfolk Regiment, fanno parte del BEF, il British Expeditionary Force. Questi soldati vengono circondati dai tedeschi, ma non sono tedeschi qualsiasi. Non è esattamente un'unità dell'Oher, è un'unità di nuovo tipo. È stata formata nelle settimane precedenti, attingendo quello che all'epoca si chiamava SS Verfügungstruppe, il raggruppamento motorizzato delle SS. È il nucleo di quelle che diventeranno note come Waffen-SS. Allora abbiamo già dedicato un video. Quel nucleo che si sta formando e prenderà il nome di Panzerdivision SS Totenkopf, testa di morto, circonda quegli uomini, gli uomini del Royal Norfolk Regiment, li disarma. Il loro comandante è convinto che si tratti semplicemente di una formalità, giusto cedere le armi, farsi registrare come prigionieri e poi marciare verso la destinazione, verso un carro bestiame o verso un campo di transito. Non va così. I militi tedeschi con le rune gemelle sul bavero accantonano da una parte le armi degli inglesi, poi li fanno marciare sì, ma verso una stretta trincea. A un certo punto, lungo la trincea, gli inglesi scorgono delle mitragliatrici che cominciano a sparare. Sparano senza pietà e falciano tutti quei ragazzi che muoiono uno dopo l'altro. Chi non muore viene finito con una revolverata alla nuca o con un colpo di baionetta. Sono 97 i morti del massacro di Le Paradis. Si salvano solo 2 ragazzi che si fingono morti e riescono anche a evitare i colpi di baionetta. Quei 2 ragazzi testimonieranno molto tempo dopo quell'atrocità, l'atrocità brutale, incredibile, difficile da digerire per chiunque, ma sarà anche la prima delle numerose atrocità della divisione Totenkopf e di tante altre che sorgeranno dopo, tutte all'interno delle Waffen-SS, tutte con le rune gemelle, i 2 fulmini sul bavero e la testa di morto sul berretto. La battaglia di Dunkerque, la battaglia del Pas-de-Calais, è anche l'inizio di una guerra diversa, una guerra fatta di mancato rispetto delle regole, di atrocità, di bestialità. Da lì si capirà che la seconda guerra mondiale, iniziata da nemmeno un anno, non sarà una guerra come le altre. Gli inglesi riorganizzeranno le truppe salvate a Dunkerque, le porteranno in Africa a combattere contro gli italo-tedeschi, le porteranno in varie parti del globo, anche in Estremo Oriente quando sarà il momento di affrontare l'impero giapponese. Saranno uomini preziosi per
avviare la seconda fase della seconda guerra mondiale, quella del contrasto all'asse, e poi la terza fase, quella della riconquista. Sarà una guerra lunga, lo sappiamo, che finirà solo in Europa l'8 maggio del 1945, dopo tante battaglie, tanti massacri, tanti lutti. Ma Dunkirk segna da un lato uno dei peggiori errori strategici commessi dai tedeschi e dall'altro un segnale di coraggio, un coraggio dato non solo dagli soldati o dai marinai, ma dai privati cittadini, i pescatori, gli amanti da diporto, che salpano e vanno verso le coste francesi per fare quello che dovrebbe essere il dovere di un soldato, anche se non vestono un uniforme. Lo fanno perché capiscono che la seconda guerra mondiale sarà una guerra di sopravvivenza contro un totalitarismo, contro una dottrina che vorrebbe sterminare, prima ancora che sottomettere, tutto il mondo che non si allinea a quell'idea folle, l'idea di un pazzo sanguinario che da Berlino ha deciso di conquistare il mondo, o di qua o di là. Sarà una guerra di scelte da compiere senza potersi voltare dall'altra parte, senza poter pensare a cosa sarebbe potuto accadere se. E Dunkirk, in questo caso, rappresenta una pagina da non sottovalutare, anzi da rivalutare per la sua importanza e soprattutto per l'estremo sacrificio compiuto da tanti inglesi e da tanti francesi su quelle spiagge così belle eppure così tristi e intrise di sangue.